Caro Giulio, Bowers & Wilkins 707 Prestige Edition, ok? Sì. Che apprezzo prima di tutto per una questione. Il rewiring. C'è questo senza dubbio, tra l'altro fatto con una morsettiera della serie Signature. Sì. Le dimensioni, perché sono casse inglesi e gli inglesi sono fissati per le casse piccole, no? Per il bookshelf, proprio quello estremo. Allora, questa Prestige Edition è caratterizzata, del resto, insomma, il nome chiama questo tipo di cosa, da una finitura lussuosissima, prestigiosa. Esatto. Che si Belle. chiama Santos Gloss. Santos Gloss sono 13 12 mani di lacca. Esatto. Vabbè. 12 No, molto bella, assolutamente un oggetto di grande bellezza, ma che suona particolarmente bene. www.audio2g.it.com. Il prezzo lo mettiamo in mezzo. Il prezzo è 1.750 euro la coppia, Sì, ok? signore. Quindi a ridico www.audio2g.it.com, subscribe, campanella social che sono Instagram, Facebook e TikTok. Se volete supportare il canale, abbonatevi. Grazie, andiamo alla descrizione. È veramente un ascolto delicious. Delicious, sì, assolutamente deliziosa. Dunque, le abbiamo collegate con il Musical Fidelity M6XI, il nuovo, il nuovo che abbiamo provato. che ha una forte polarizzazione in classe A. Senti come scalda. Sì, sì. Sì. Che poi di questi giorni, diciamo, fa piacere, è una cosa che scalda certo, un po' l'ambiente, certo. che è assolutamente necessaria. Esatto. Allora, serie 700 che è la serie a metà della BMW, perché c'è una serie entry level che è la famosa serie 600, serie 700 e poi la 800. Quindi, se vogliamo, nell'ambito del catalogo Bowers & Wilkins, queste qui sono il miglior mini diffusore che c'è? Sì, Okay. esattamente. E questa versione qua è la più bella. È la più migliore. È la più migliore. È la va più bene. migliore. Dunque, tra l'altro c'è una cosa interessante da dire, che a fronte di 150 euro rispetto al modello standard, Che si chiama 707 S3. ok, senza Prestige Edition, che cosa c'è in più oltre alla laccatura Santos a 12 strati? Che devo dire mi ha ricordato forse Il pallone da calcio di quando uno era bambino. quello anche, ma io ero un difensore che faceva autogol e quindi ho avuto una carriera Io lo so brevissima. per sentito dire, data la mia, Vieni qui Giulio, data la perché mia conoscenza del calcio. la finitura mi sembra quasi uguale a quella delle Marten. Allora, mi È par bellissima. di ricordare che loro mi dicevano che la laccatura era 16-18 Quindi qualche anni, insomma, strato in più, stiamo però lì. comunque è molto, No, molto... è molto bella la venatura, è molto bello l'orientamento della venatura, l'essenza lignea con cui sono fatte questi diffusori. Ce ne sono altre finiture? No, perché la Prestige Edition ha solo questa solo finitura. questa. Invece quella normale è nero, bianco e mocha, che sarebbe quello scuro. Ma poi ci sono altre, come posso dire, chicche tecniche in questa Allora, Prestige? sì, infatti io poi mi sono interrotto per dire quanto era bella la finitura. Allora, la morsettiera è quella rodiata a bassissima resistenza che abbiamo tra l'altro incontrato anche nella serie 800. Che voi non state vedendo, ma sta accanto alla videocamera. Esatto. Poi c'è il tweeter che ha il disegno della griglia uguale a quello della serie Signature, quindi della nuova, anche della nuova 800. Quindi questi 150 euro in più sono molto più che giustificati. Insomma, non fosse altro per il lavoraccio della laccatura, insomma sono 150 euro che tutto sommato non mi sembrano una gran differenza rispetto al modello standard. Ti deve piacere il colore però. A me piace tanto. Sì, certo. Quello che però mi piace di più in assoluto è che c'è questa scritta che state vedendo adesso in overlay, Bowers & Wilkins in silver, che è sotto la laccatura. È bellissima. Bellissima. Veramente bellissima. Il tweeter è a cupola in Carbonio. quindi non vi aspettate
il diamond. Ci mancherebbe. Il che gli permette di estendere la risposta in frequenza fino ai 33 kHz. Perfetto. Mentre invece per quanto attiene il midwoofer, Esatto. il materiale con cui è realizzato è il Continuum con Perfetto. questo bel grigio silver. Esatto. Ma rispetto ai midrange che avevamo visto sulle 804, che forse ve lo ricorderete, quasi non avevano la sospensione, questo invece ha una bella sospensione piuttosto, come dire, corposa e a profilo semicircolare. Esattamente. Bass reflex, evidentemente, con il tubo d'accordo che state vedendo in sovraimpressione, caratterizzato dal consueto pattern a puntini della Bowers Che Wilkins. sembrano palline da golf. Sembrano palline da golf e questa particolarità serve a eliminare o minimizzare il più possibile i rumori dovuti dalle turbolenze che si generano sulla bocca del tubo di accordo. Allora, efficienza 84 dB, ma del resto diffusori così piccoli normalmente hanno una bassa efficienza. Risposta in frequenza dichiarata dai 45 Hz a però a meno 6 dB, quindi la verità è che arriverà intorno ai 50-52 Hz. Basta così. Allora, Impedenza 8 ohm l'abbiamo impedenza detta. 8 ohm l'abbiamo detta. No, ultima cosa, noi li abbiamo posizionati sugli stand della Solid Steel. Ci sono degli stand bravissimo dedicati della, esatto. sì, della B&W, se volete comprare quelli comprate quelli, altrimenti, anche perché quelli sono ad altezza fissa, dipende poi se il vostro punto d'ascolto è più o meno coincidente con... Certo. Ovviamente, quindi secondo le vostre esigenze potete eventualmente comprare degli stand più alti o più bassi. C'era la domanda di un nostro follower che si stupiva del fatto che i punti di appoggio degli stand commerciali sono più piccoli rispetto alla base del diffusore. In effetti è così, anche perché Cambiando camera. il signore che costruisce gli stand non è che ha contezza di tutti i possibili diffusori su cui andranno poggiati. Alcuni costruttori che realizzano i propri stand mettono dei perni passanti filettati in modo tale che si avvita il tutto e non c'è il rischio di dargli una botta e farlo cadere per terra. E infatti, bravo Giulio, l'unica differenza tra uno stand commerciale e uno stand della B&W è che lo stand della B&W ha i fori e questa sotto ha delle impanature che servono proprio per stringere il diffusore e quindi renderlo perfettamente solidale con lo stand. Sono pronto. Andiamo allo sventramento. Cari amici, partiamo da questo, che è la cosa che mi piace di più. Ta-tan! Il twitterone, io lo appoggerei sul tavolo. Esatto. Allora, facciamo vedere il tweeter che ha il condotto posteriore che serve per attenuare le emissioni posteriori, diciamo in puro stile Nautilus. In puro stile Nautilus, che è solidale con il magnete in neodimio e ha queste superfici dissipanti. Dall'altro lato. Sì. È una vera e propria scultura, veramente molto bello, ma non è finita qui. Facciamo vedere la cupola? Esatto, questa è una cupola in carbonio, la Carbon Dome. Ho sopra la cupola, ma adesso non ce lo rimetto, ci va questo. Certo. E quindi per disassemblarlo va tolto questo, va tolto il ring e poi va svitato. Tutto molto ben ingegnerizzato. Posso metterlo a posto? Certamente. Visto che parliamo di componenti, arriva il wooferino. Adesso vorrei che tu commentassi questo cestello perché è un'opera d'arte. Sì, il cestello suppongo che sia in presso fusione d'alluminio, molto bello, ruotalo leggermente, ecco, in modo tale da far vedere il dietro. Guardate quanto sono esili le razze del cestello e quanto è ampia la sfinestratura. Lo spider, la bobina mobile. Escursione, si vede sicuramente la bobina mobile, riesci a farla vedere? Certo che si vede. Magnete in ferrite, posso girare così facciamo vedere il foro di ventilazione. Sì. È interessante far vedere il continuum, vedete da un lato e dall'altro come è fatto? Eccolo qua, questo è il continuum, dettaglio, e guardiamolo invece dall'altro lato, eccolo qui, va bene.
Ok, quindi abbiamo fatto i componenti, adesso tuffiamoci nel mobile. Vorrei far notare come tutte le viti siano non di quelle che prendono nel legno, ma bensì quelle che hanno il riscontro. La madrevite. Esattamente, la madrevite. Spessore del mobile abbastanza È molto, generoso. sì, qui nella parte più spessa arriva a 3 cm qua, Sì. ovviamente con struttura di rinforzo interna. Ho un piccolo dettaglio che secondo me è interessante far notare, lo evidenzio qui, vedete che il pannello frontale è bombato, per cui qui c'è una distanza, uno spessore maggiore, mentre invece lateralmente qui c'è uno spessore minore che corrisponde proprio alla minima altezza del componente, cioè del midwoofer che gli va a posizionarsi lì sopra. In fondo c'è il filtro, ma possiamo vedere poco e niente. Giusto, guarda, quella lì è la resistenza fusibile che sta laggiù. Ma non si vede nulla da Non qua. si vede nulla, vabbè. Qui È non veramente riusciamo. molto molto pieno di assorbente acustico che è Ecco, incollato. giusto la bobina sul woofer, Sì. possiamo vedere che è in aria, eccola lì. E questo andrebbe scollato tutto, Sì, diventerebbe no. un problema. Quello che si vede chiaramente invece è il tubo d'accordo che arriva all'interno della cassa con il suo pattern a pallina da golf che abbiamo già descritto poc'anzi. Ho cavi con faston ovunque e giro così facciamo Certo. vedere che abbiamo smontato. Ecco qua, bellissima questa. E i cavi che sono Vandenul marchiati Bowers e Wilkins all'interno, come per la serie Signature. Ok. Vabbè, Molto rimonto, bello. va. Altre cose non ce ne sono. All'ascolto queste casse sono deliziose. Andiamo all'ascolto. Ok. Lo abbiamo appena detto nello sventramento, lo ribadisco, deliziose. Mi ha colpito tanto quando le abbiamo collegate Sì. al musical Fidelity e utilizzando come sorgente il solito Aqua La Scala MK2 con il server autocostruito, la enorme ampiezza dello stage, talmente tanto enorme che mi sono fermato e ho detto adesso però ci sarà il buco al centro, buco che non c'era. Guarda, come ampiezza di stage ti direi che se la battono con le Dali che abbiamo provato. Cioè, proprio Sonic S3. una cosa enorme, molto bello. Forse non hanno, diciamo, la stessa ampiezza sull'asse verticale. Sembra un po' di guardare una cosa fatta un po' così a rettangolo allungato. Mi è sembrato meno presente, diciamo, l'aspetto della verticalità, ma poi sono tutte cose sulle quali con un po' di ulteriore affinamento Ci lavori. ci lavori e riesci a tirarle, a sistemartele. E la seconda cosa che mi è venuto da dire, e questo però è un argomento secondo me molto relativo ai mini diffusori, accidenti che gamma bassa. Poi vai a vedere le specifiche tecniche, abbiamo detto che dichiarano 45 ma 45, 50, 50. 55 Hz, sì. E allora lì ti rendi conto che c'è, penso di poterlo dire, la sapienza del progettista, cioè qualche cosa che arriva a un determinato valore di discesa verso il basso, con forse una certa enfasi, tutto ciò che ti serve per far sì che il tuo sistema uditivo, la tua memoria, vada a ricostruire le parti mancanti. Il totale è che se qualcuno me lo avesse detto, anzi me lo avesse chiesto, quanto scendono, avrei detto parecchio di più. E se qualcuno mi avesse chiesto, ce lo vorresti mettere un sub? Avrei detto forse sì, forse no. Ce lo proverei. Ce lo proverei, poi sapendo quanto fa un sub o una coppia di sub sistemati come Dio comanda, beh, adesso sarei, come dire, propenso a dire sì, forse ci Certo. sta per tutta una serie di considerazioni. Però insomma tutto questo per dire che da due scatolette così, uno stage così ampio, una gamma bassa così profonda, una velocità, un brio, una correttezza armonica così appaganti, insomma,
non me l'aspettavo e non me lo aspettavo a questo prezzo. Esatto. E poi con quella Scusa, rifinitura, sì. e poi mi dimmi. taccio, No, no. a parità di dimensioni, perché parliamo sempre di un bookshelf di Sì, tipo tradizionale, le Davis Acoustic che abbiamo sì, qui sono globalmente meglio, però costano costano il doppio. più del, sì, il Più doppio, del più del doppio. doppio, Il doppio, il doppio. sì. Insomma, questa prestazione qui per 1750 euro di euro, listino. che poi street price si trovano anche a qualcosina in meno, beh, insomma, accidenti. Eh sì, veramente belle casse. Poi molto bello l'interfacciamento col Musical Fidelity, sembravano quasi fatti Sì. apposta l'uno per l'altra. Io lì ci ho riconosciuto il romanticismo di un ascolto con dei diffusori piccoli e quella morbidezza. Sono quasi carezzevoli, ecco, non lo dico spesso, un goccetto di whisky giapponese che è quello che mi piace tanto, questi due diffusori, una bella musica rilassante e non credo che si voglia Cosa si può chiedere di più? di più dalla vita. La gamma alta è una gamma alta estremamente dettagliata, estremamente raffinata, non è mai squillante. Del resto il tweeter è un tweeter che non ci dimentichiamo viene dalle Nautilus, quindi da un modo di saper fare le cupole. E ricordo, beh, allora questa cupola arriva a 33 kHz, la cupola in diamante della serie 800 supera i 50 kHz. E quindi chiesi una volta a un progettista, ma c'ha senso rispetto al fatto che io che ho 60 anni, all'epoca ce ne avevo 50, sento fino a 14 o 15 kHz? Secondo, e quindi è una domanda sensata se vogliamo, secondo lui sì, perché è anche il corpo e la fisicità che ascoltano e non solo l'orecchio Beh, in ma poi quanto tale. c'è quel discorso della, insomma, della addizione e sottrazione di armoniche, il principio sul quale si basano i super tweeter. Tu il super tweeter teoricamente non dovresti sentire un accidente di Niente. niente perché suona ad una frequenza superiore a quella che può sentire un bambino appena nato. Eppure il super tweeter completa in gamma media e in gamma medio-bassa il contenuto del diffusore. Questo per il solito discorso della addizione e sottrazione di armoniche. Quindi il fatto che riesca a salire così tanto in frequenza, magari tu non te ne accorgi, ma comunque aumenta il corpo, aumenta insomma tanti aspetti del suono in gamme differenti. Ovviamente che cosa c'è che non va? Non è che c'è niente che non va, ma sono casse con 84 dB di efficienza che per esprimersi al meglio hanno bisogno prima di tutto di un amplificatore costoso, perché un amplificatore da 1500 euro come costano loro non credo che ce la faccia assolutamente a farle esprimere. Il Musical Fidelity costa 3000 e quindi costa il doppio. Però è ovvio che se alzate un po' troppo di volume il woofer poi comincia ad andare un po' in affanno, per cui il vero limite è quello di reggere sì delle potenze relativamente grandi, ma ovviamente siete di fronte a un bookshelf di basso litraggio con un woofer da 13 e una bassa efficienza. È una bassa efficienza. Adesso voglio dire, se la portiamo agli estremi, le Kaya S12, che forse avranno come litraggio una cosa che gli assomiglia, sono Sì, pur sempre un due vie in bass reflex e esatto. tutto, e però essendo un diffusore di classe notevolmente superiore è anche in grado di ingurgitare gli 800 watt dei Climax di SM con Sì. cui le abbiamo fatte andare senza battere ciglio. E insomma è evidente che un diffusore che costa 12.000 euro ha caratteristiche differenti da uno che ne costa un po' meno di 2.000, non c'è dubbio. Quindi su questo, però ecco, una cosa che secondo me va chiarita molto bene è che l'amplificazione che le pilota deve essere di un certo livello Eh sì, qualitativo. perché noi l'abbiamo sentite bene con il Musical Fidelity, con l'Aqua alla Scala, quindi con tutte cose che costano molto di più di quello Sì. che è il loro prezzo, cioè prendetele in considerazione se volete abbinarci qualcosa che
faccia in modo da farle suonare come le abbiamo sentite noi, perché sennò sarebbe anche un peccato, Un no? peccato. Poverine. L'altra cosa, e qui mi ricollego ad una domanda che ci ha fatto un follower qualche giorno fa, dicendo, sì, vabbè, ma voi continuate a dire che i bookshelf sono bookshelf per modo di dire, vanno messi sugli stand, ma se io lo spazio per gli stand non ce l'ho e posso metterli solo in una libreria, che faccio? La mia risposta non poteva altro che essere, che fai? Mettili nella libreria sapendo che suonano in maniera particolarmente sacrificata, quindi forse non è neanche il caso di spendere i 1750 euro di questi diffusori qua o di altri diffusori magari più economici, perché tanto tu sai che stai facendo lavorare questi diffusori in una condizione in cui non possono esprimersi. Allora, Purtroppo la queste fisica... hanno i tappi per il bass reflex, però Sì. è ovvio che poi la discesa in frequenza non è la stessa perché diventa una cassa chiusa, quindi Allora, nel senso che il tappo è in spugna, sì, quindi è un po' permeabile, sì, diminuisce diciamo, la curva di funzionamento, però molto, diminuisce molto. diminuisce molto, però, ripeto, stiamo sempre ragionando che per farli funzionare come sanno, noi gli abbiamo lasciato 90 centimetri lateralmente e una settantina posteriormente. E io lo so che dentro casa è complesso fare una cosa del genere. La buona notizia forse qual è? La buona notizia è che se le metti su degli stand, magari gli stand dedicati della Bowers e Wilkins che hanno le viti, quindi quando tu sollevi il diffusore ti porti appresso pure lo stand, essendo molto leggere, puoi pure tenerle per la vita di tutti i giorni attaccate al muro, che non intralciano, non danno fastidio, nessuno si lamenta. Quando poi ti vuoi concedere quell'oretta, due di ascolto, te le metti in posizione come devono stare, Certo. magari ti metti due segnetti per terra così non perdi Certo. tempo ogni volta e te le ascolti. Cosa che con un diffusore da 70 kg, 60 kg, 50 kg diventa impossibile. non Nella fare. gamma della serie 700, oltre a questa c'è la 706 che ha il woofer da 16 e la 705 woofer da 16 e tweeter on top. Sì. Io conosco la 706, è sicuramente una cassa che è più potente, è più dinamica, è più pronta, ma la magia di questa cassettina mi ha veramente conquistato. È una cassa che ha veramente un suo perché, che la ascolti, accendi, l'ascolti e ci rimani incantato, romanticamente incantato. Io direi che noi faremo di tutto per tenercele per un Per po'. tenercele per un po', sì, soprattutto perché così, siccome sono lucidate 12 strati, Giulio impazzirà con la pezzetta a lucidarle. Sarà un mio passatempo estivo. Esatto, tutte le volte che serve. Benissimo, allora, giudizio estremamente positivo, www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, i social, Instagram, Facebook e TikTok. Se volete supportarci, abbonatevi. Grazie. Ciao. Ciao.